Corpo di mille balene. Partiamo per un'altra avventura. Sì, forse è meglio non partire all'avventura con questa barchettina, che dici? Troppo piccola? Dobbiamo procurarci un bel veliero, eh? Ciao a tutti e benvenuti da Santuz. Oggi iniziamo un nuovo progetto, l'Isola dei Pirati. In questo progetto ci saranno delle farm che andrò a costruire in un'isola che chiamerò Isola dei Pirati e tutte le costruzioni decorative saranno a tema piratesco. Ricordatevi di lasciare mi piace, feedback e di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Buona visione! Oh, un mercante. Tu verrai nella nuova Isola dei Pirati? Dimmelo. Ha detto di sì! Fantastico! La prima cosa che volevo fare era l'ottimizzazione della farm dei guardiani. Mi sono procurato tutti i materiali che penso siano indispensabili per fare l'operazione di ottimizzazione. Mi sono fatto delle pozioni di visibilità, delle pozioni di visione notturna, mi porterò dei condotti, penso ne basti uno, ma per sicurezza ne ho fatti due, mi porterò le spugne, poi mi porterò gli arborcelli, del vetro e vari blocchi d'erba, così andrò a rimuovere tutta l'acqua utilizzando gli alberi e vediamo come funziona. Ed eccoci qua. Farm dei guardiani. Innanzitutto prendiamoci il condotto del prismarino e in questo modo lo possiamo andare ad attivare sotto al tempio. Mi prendo anche quasi quasi il tridente, così mi muovo più velocemente. Ho fatto un tridente con risacca, in questo modo posso muovermi rapidamente in acqua. E poi mi bevo una bella pozione di visione notturna, così vediamo anche per bene sott'acqua. Andiamo sotto al tempio e andiamo a costruire la forma necessaria per attivare il condotto. In questo modo non dobbiamo più preoccuparci della respirazione. Ed ecco fatto. Ora piazziamo tutta una bella serie di porte, tutto lungo il bordo del tempio. Ah sì, mi sono bevuto anche una pozione di invisibilità nel frattempo. Non so bene perché, ma volevo utilizzare del vetro colorato sopra le porte, in modo da vederci attraverso, e quindi lo farò. Utilizzerò del bel vetro blu. Piazziamo l'erba per poter piantare poi le piantine. Ora ho fatto un bel po' di prove prima di riuscire a far crescere un albero. Ora andiamo a vedere come. L'ho racchiuso praticamente tutti gli arborcelli attorno ad una struttura di legno, e solamente legno. Ad esempio questa porta qui non ci può essere e la devo rimuovere, e poi posso farlo crescere senza problemi anche sott'acqua. Eccolo qua, pronto all'uso. E ora direi che possiamo farne un bel po'. Ed eccoci qua. Ora ci sono tutte le piante nel bordo della costruzione e hanno già fatto un bel perimetro per poter rimuovere l'acqua, e ora andremo a piantarle anche al centro, lasciando scoperte queste colonne di bolle. Per farlo dovrò anche mettere uno strato di foglie che lasciano crescere gli alberi, ma mi permetteranno di rimuovere poi uno strato di acqua dove poter piantare gli arborcelli. Ora che è tutto fatto, è veramente suggestivo andare qui in mezzo a questi guardiani e non essere toccato. E ora piantiamo. Ora cresceranno per bene uno ad uno e andranno a rimuovere tutta l'acqua in eccesso attorno al tempio. Ecco il nostro tempio ricoperto di alberi e foglie. È stato un processo abbastanza lungo, ci voleva secondo me di più a farlo con la sabbia e le spugne, e inoltre è stato un processo sicuramente più divertente rispetto che utilizzare 1 miliardo di blocchi di sabbia. Ricordatevi che vi serviranno veramente tanti arborcelli. Io mi sono messo a piantare qui degli alberi a fianco e ad utilizzare direttamente quelli. Vi serviranno inoltre delle zappe di riserva e anche delle asce di riserva se volete rimanere qui nella zona senza continuare a riparare i vostri strumenti. Pensiamo alla fase 2 ora. Dobbiamo creare delle zone contenitive per i guardiani e utilizzeremo tanto vetro colorato. Mettiamoci all'opera.
Dopo aver piazzato un bel po' di vetro blu, sistemato qualche guardiano birichino che si nascondeva in mezzo agli alberi e installato un bel sistema di raccolta delle risorse, finalmente abbiamo la farm completata. Ci sono ancora alcune cosette da sistemare, ma le farò con molta più calma. Ora la parte importante è stata costruita, ci sono le 4 cisterne che permettono l'uccisione automatica dei guardiani e il raccoglimento automatico delle risorse e vengono anche smistate per tipologia. Sono andato a procurarmi dei bei animaletti per decorare la nostra isola dei pirati, dei pappagallini colorati. Cra cra, è ora di mettere il turbo mozzo. E turbo allora sia. Eccolo il faro in lontananza e l'isola che comincia a prendere forma. Il faro ha anche un bel meccanismo di luce funzionante. E guardate che bel casino anche qua fuori, troppi materiali, ho dovuto portare qua tanti diversi. Stavo pensando di decorare assieme il faro, aggiungendo mensoline varie. Questa qui è la prima, con un po' di nuove illuminazioni, perché ci sono delle torce temporanee. E stavo pensando di utilizzare queste luci qua azzurrine che sono veramente belle da vedere e ci stanno anche con il tema piratesco secondo me. Facciamo un'altra mensolina, questa volta pensavo di metterci delle candeline, facciamo sospesa con questa bella catena e ovviamente ho sbagliato l'altezza, vabbè adesso rimediamo, togliamo e la rimettiamo, ecco fatto, e ci mettiamo sopra ben 3 candeline, eccole qua, ci stanno dai. Adesso vediamo un po', quasi quasi le faccio sospesa anche questa, e dai, secondo me ci sta. E mettiamo anche degli altri libri sospesi qua, ecco, così vi potete acculturare. Una ragnatela. Ora proseguiamo col piano di sopra, anche qui ci sono delle illuminazioni temporanee, direi di toglierle, non servono a niente qui, e le andiamo a sostituire con delle belle lanterne, eccole qua, che sono molto più carine e direi di farle anche simmetriche, dai, ecco fatto. E anche una bella tettoietta per ripararsi dalla pioggia. Ovviamente i pirati non verranno qui spesso, ma almeno c'è la tettoia. Aggiungiamo qualche ragnatela che secondo me ci sta, visto che questa è una torre del faro, e anche una bella illuminazione qua sopra, non guasta. Andiamo a sostituire tutto, perfetto. Direi che adesso facciamo un check se c'è qualcosa che non va, e come questa zona qui ha bisogno di essere illuminata meglio. Miniad aiuta un sacco su queste operazioni, però secondo me la stanza è ancora spoglia. Aggiungiamo un altro mobiletto e dai, mi piace questo, un po' strano. Aggiungiamo anche qualche barilozzo qua e là per simulare delle scorte, non so, magari delle scorte di cibo, di armi, qualsiasi cosa abbiano in mente i pirati di mettere qua dentro. Direi che sono soddisfatto. Aggiungiamo giusto qualche tocco, ma direi che ci siamo.
giusto 2 parole su questo profilo roccioso dell'isola, mi sono basato su delle foto reali e ho cercato di riprodurre i tratti e le caratteristiche principali, che era appunto questo frastagliamento e poi anche tutti gli strati di diverso colore. Inoltre ho scelto dei colori un po' particolari come il prismarino e il pietrisco muschioso, proprio per dare una sensazione surreale dell'isola e rimanere in tema fantasy. Notate nulla di strano? Penso di aver fatto un po' di errori di calcolo. Ci sono talmente tanti guardiani che il vecchio sistema di smistamento non ci stava dietro. L'ho ottimizzata anche troppo questa farm. Vi faccio vedere come ho risolto. Praticamente ho fatto 2 sistemi di raccolta separati, simmetrici, utilizzando 2 carrelline di miniera che vanno a depositare il loro contenuto all'interno dei gettatori. I gettatori poi rilasciano gli oggetti all'interno dei flussi d'acqua che sono posizionati sotto il tempio, altrimenti rilasciano guardiani e non è mica simpatico averceli in mezzo alle scatole. E qua sotto c'è lo smistatore, eccolo qua, con tutti i suoi bei filtri. Ci sono 2 filtri per le schegge, questo qua di prismarino, e 2 filtri invece per i cristalli. Qua invece ci va a finire il pesce, sia quello cotto che crudo, e tutti gli oggetti in eccesso poi finiscono qua distrutti nella lava. Giusto per farvi capire, questa farm produce una quantità industriale di materiali. Guardate quante lanterne, sono tantissime. E anche mattoni qua ho già fatto, e qui pesce a non finire, una quantità veramente industriale, non so cosa farne. Quando sono qua sotto la farm non entra in funzione più di tanto perché sono troppo vicino al cisterna, ma vabbè, ci sta. Quindi stavo pensando che questi oggetti qua poi finiranno in un altro posto, perché non posso venire fin qua sotto a raccoglierli ogni volta. Fatemi sapere se secondo voi quest'isola sta venendo bene oppure no. Siamo arrivati alla fine del video, ciao e alla prossima!